Ciao a tutti amici di Vanilla. Per parlare di una persona che ha vissuto una vita in cammino qui a New York, ho pensato di portarvi sulla High Line, una ex ferrovia sopraelevata che è stata riqualificata come parco pubblico e che si trova immersa fra i grattacieli più moderni. Questo mistero ottocentesco, uno di quegli enigmi che si perdono fra le pieghe del tempo, ma che continuano a esercitare un certo fascino su chi li scopre. Oggi vedremo la storia di Leatherman, un nome molto più spaventoso di quanto sia in realtà. Una storia che ho scoperto tanti anni fa, ma che ho aspettato di venire qui per raccontare. Racconterò la sua storia un po' qui, un po' a Central Park. Seguitemi in questo cammino e ricordate che il tasto iscriviti è proprio qui sotto, basta un clic. Se aveste vissuto a Westchester County, nella zona più a nord di New York, durante la seconda metà del XIX secolo, probabilmente vi sarebbe capitato di incrociare uno strano personaggio che passeggiava per le strade della città. Il suo nome era sconosciuto e veniva da tutti identificato come Leatherman, l'uomo della pelle, per i suoi indumenti realizzati tutti con resti di scarpe in cuoio. La sua figura era massiccia e imponente, camminava con l'aiuto di un bastone che lo sosteneva lungo il suo percorso attraverso un tragitto che sembrava casuale, ma che in realtà era ben definito. Questo misterioso vagabondo era una figura piuttosto amata nelle piccole città che si trovavano fra il fiume Hudson e il fiume Connecticut. Tutti gli abitanti lo conoscevano per il suo percorso regolare, che prevedeva una serie di tappe fisse fra le città, comprese tra questi due corsi d'acqua. Durante circa 30 anni Leatherman camminò lungo lo stesso tragitto per una lunghezza di 587 km circa e gli abitanti delle città in cui faceva tappa attendevano il suo arrivo più o meno circa ogni 35-40 giorni. A oggi non si è mai scoperto di dove fosse originario o quale fosse il suo vero nome. L'unica cosa che si sapeva è che camminava seguendo un percorso specifico e ogni 35 giorni si presentava nella stessa città. Forse a noi uomini d'oggi può sembrare strano, non c'è più il senso di ospitalità di una volta e le stesse persone delle città che attraversava gli offrivano un pasto caldo e un letto su cui dormire. Durante gli anni il percorso aveva assunto la forma di una processione praticamente, con le stesse famiglie che, volta per volta, gli offrivano cibo e riparo. Ancor prima che Leatherman arrivasse in città, i bambini lo andavano a festeggiare, lo anticipavano e le casalinghe poi lo aspettavano con il cibo pronto in tavola e la sera gli uomini gli chiedevano di raccontare cosa avesse visto e vissuto nelle sue peregrinazioni dei mesi precedenti. I bambini che andavano a scuola gli lasciavano sul recinto dei penny consumati e lui li sostituiva con altri lucidati. All'epoca i vagabondi erano considerati dei fuorilegge, ma ovviamente nessuno si azzardava ad accusarlo di nulla, ormai era una celebrità. Lui apprezzava e sorrideva. Chissà, forse nella sua solitudine si sentiva amato. Qualcuno riuscì persino a rubargli qualche fotografia, doveva essere a cavallo del 1885. Leatherman camminava lungo il suo percorso, ma non era un cacciatore, un ladro, semplicemente vagabondava. Chissà, forse è stato felice a vivere quella vita selvaggia. I suoi abiti erano stati realizzati con parti di stivali cucite insieme e quando morì il suo grande corredo, chiamiamolo così, fu pesato, scoprendo che aveva un peso totale di circa 27 kg. Nella zona di New York si sviluppò una curiosità quasi morbosa riguardo la sua figura. La domanda più ricorrente era ovviamente: quale ragione spingeva un uomo a trascorrere tutta la propria vita a vagabondare, indossando degli abiti fatti interamente di calzature in pelle cucite insieme? Leatherman non aveva mai spiegato a nessuno le ragioni che lo avevano spinto a questa vita nomade e ancora oggi la sua storia rappresenta un mistero. L'uomo parlava a malapena e il suo inglese era incerto, con un accento spiccatamente francese, che portò molti a credere che fosse francese di nascita, oppure al massimo franco-canadese. Alcuni dei tanti che hanno scritto di lui è che i suoi problemi nel dialogo fossero legati a una qualche forma di autismo, che lo rendeva non solo incerto, ma quasi incapace di spiegare i propri pensieri. Una cosa però era certa: quando gli veniva chiesto qualcosa riguardo al suo passato, Leatherman incappava in una sorta di blocco, chiudendo immediatamente la conversazione. O almeno, così ci narra la storia popolare, chissà poi quanto è vero. Quel poco che sappiamo di lui è stato ricostruito grazie a una serie di aneddoti raccontati dalle persone di cui visitava abitualmente le case.
Leatherman era un cattolico, possedeva un libro di preghiere in lingua francese e non mangiava carne il venerdì. Inoltre fumava e quando lasciava le città trascorreva le notti in piccole grotte che sono ancora conosciute come Grotte Leatherman. Leggenda vuole che le fotografie di Leatherman erano state scattate segretamente e, dato che era molto riservato, si dice che se si accorgeva che gli era stata scattata una fotografia non si presentava più in quella casa. Però questa per me è una pura leggenda metropolitana. All'epoca le macchine fotografiche erano spesso ingombranti, soprattutto quelle che arrivavano in America. Difficile passare inosservati o prendere il soggetto alla sprovvista. Nonostante la sua stranezza, diciamo così, le persone erano affezionate a questo misterioso personaggio e si preoccupavano per lui, visto il modo selvaggio in cui viveva al freddo e al gelo delle foreste nordamericane. Era vagabondo, sì, e una volta fu anche arrestato e portato in ospedale. Furono in tante a notare una pericolosa piaga sul labbro e alla fine il nostro riuscì a fuggire e a tornare alla sua libertà. In questa foto, ve la mostro, si nota la piaga sul labbro. Sopravvisse alla Great Blizzard del 1888, una tempesta di neve e gelo fra le più catastrofiche della storia degli Stati Uniti, ma morì comunque l'anno successivo a causa del cancro, di cui quella piaga sul labbro rappresentava in realtà una lesione sintomatica. Il suo corpo fu trovato in una grotta a Ossining, vicino a New York. Fu sepolto con il nome di Jules Burglet. Come e perché gli fu dato questo nome non è del tutto chiaro, ma probabilmente qualcuno aveva scorto queste due parole fra alcune delle sue carte, oppure lo aveva confessato a qualche amico più intimo, magari davanti a una bevuta di fronte al fuoco. Secondo questa ipotesi, Leatherman era un commerciante di cuoio francese che aveva perso tutta la sua fortuna e la moglie e che aveva cominciato a vagare per il Nord America in segno di penitenza. Dopo la sua morte, alcuni giornali crearono una versione sensazionalistica della storia, dipingendolo come un orribile mostro che uccideva e mangiava i bambini. Questa voce fu rapidamente smentita grazie alle proteste di coloro che l'avevano conosciuto e che insistevano nel descriverlo come una persona disponibile e gentile. Sulla sua lapide c'è scritto: il luogo di riposo di Jules Burglet, di Lione, Francia. L'uomo in pelle che camminava regolarmente lungo un percorso di 365 miglia attraverso Westchester e Connecticut, fra il fiume Connecticut e il fiume Hudson, che visse nelle caverne fra gli anni 1858-1889. La vecchia lapide, quella con su scritto Jules Burglet, segna le date 1858-1859. Leatherman camminò in questa zona per quei 31 anni, ma l'effettiva data di nascita rimane un mistero assoluto. Nel 2011 i resti di Leatherman furono esumati per riuscire a determinare l'origine di quell'uomo che vestiva di cuoio, ma il nostro mercante francese aveva in serbo un'ultima sorpresa. All'apertura della bara non venne trovato alcun resto, né ossa né altri segni che qualcuno fosse mai stato presente lì dentro. L'unica cosa che riuscirono a trovare furono i chiodi. Oggi le spoglie di Leatherman, o per meglio dire la loro assenza, sono sepolte sotto una pietra a Ossining vicino a New York e la sua tomba è meta di pellegrinaggio che vede alcune persone lasciargli i propri penni nella speranza che lui torni per restituirli lucidati. Un'ultima cosa, se il nostro Leatherman avesse avuto a casa la fibra di Spadhausen, forse non avrebbe fatto il vagabondo a vita. A voi basta usare il codice Vanilla e ve la installano gratis a casa e in più vi danno anche un mese omaggio. Lo so, anche voi vorreste vagabondare come Leatherman, ma fino ad allora perdetevi nelle vie di internet con la fibra, c'è ancora tantissimo da imparare.